mankind has ever relinquished power voluntarily. Nessun governo della storia ha mai mollato, lasciato andare il potere senza che venisse chiesto. The power that they have taken away from us over the past 20 months, they will never give back. Il potere che ci hanno preso negli ultimi 20 mesi non ce lo ridaranno più. They have taken away our freedom of speech. They have closed the churches. They have taken away jury trials against companies, no matter how negligent they are, no matter how reckless they are, no matter how grievous your injury. You cannot sue that company. Hanno eliminato qualsiasi forma di libertà d'espressione, hanno chiuso le chiese, hanno eliminato i giusti processi e hanno dato uno scudo penale a tutti coloro che hanno perpetrato questo crimine. E non potrete più, non rispondono, insomma, non rispondono, anche se voi gli fate causa, sono protetti. They have taken away our property rights in the United States. They closed 1 million businesses for a year with no just compensation and no due process. Ci hanno portato via la proprietà privata. Negli Stati Uniti hanno chiuso 1 milione di business, di piccole imprese, e tutto questo senza una giusta compensazione. They have taken away our right to be free of warrantless searches and seizures and surveillance by the government. Ci hanno tolto il diritto di essere liberi e anche il diritto di non essere perquisiti o sorvegliati dal governo. In the United States, all of those rights are enumerated in our Bill of Rights of the United States Constitution. Negli Stati Uniti tutti questi diritti sono elencati nella nostra Carta dei diritti, ovvero nella nostra Costituzione. And among the most important of those rights is, after the right to free expression, which is gone, is the right to be able to participate in rulemaking. E oltre ad aver perso il diritto a esprimersi liberamente, che è uno dei più importanti, che oramai è andato, abbiamo anche perso il diritto a eleggere i nostri rappresentanti. So when the government wants to pass a law, it has to explain, it has to publish the law, the proposed law, it has to explain the scientific basis for that law, it has to do a cost-benefit analysis of that law and explain it to the public, and then we have comments that all the public can participate, and then we have a hearing where people oppose the law, like myself, can bring in our own scientists and experts and scientific studies, and it's all transparent. All of those safeguards have been obliterated. Today, the law is what one man says it is, the top doctor in America, Anthony Fauci. 1 week... Abbiamo perso il diritto ad avere voce in capitolo nelle leggi che vengono fatte. Un tempo, non lontano, quando il governo voleva proporre una nuova legge, doveva prima di tutto porre le basi, sostanziarla con le basi scientifiche, con le basi giuridiche e poi avere un confronto con le persone, tenere una sorta di udienza dove le persone, come me per esempio, potevano confrontarsi, no? In Parlamento. E ora tutto questo non esiste più. La legge è diventata la legge del più forte, quello che un uomo decide diventa legge. In 1 month, in March of 2020, Tony Fauci told the world masks don't work. They're scientifically worthless. 2 months later, he ordered every American to put on a mask. He did not give us any scientific study that made him change his mind. He simply told us, that's the new law,
do what you're told. Nel marzo 2020 Anthony Fauci ha deciso, cioè ci ha detto che le mascherine tutto sommato non servivano a nulla. Poi ha cambiato idea e tutti le hanno indossate solo e solamente perché lui ha detto di indossarle. All of these rights that the founders of our country died for, sacrificed their properties, their livelihoods, to give us the Bill of Rights. And all of those rights in 20 months have been obliterated, taken from the American people, but not just Americans. This is a global coup d'etat against liberal democracy across the planet. Ci hanno preso in America tutti i diritti, il diritto alla proprietà privata, il diritto a lavorare, qualsiasi diritto, e non solo in America, è un colpo di Stato globale e questo solo in 20 brevi mesi. And all of these rights that were taken away from us, these governments said it was temporary, it was only 2 weeks, it would be over. In truth, you can all see what's happening. They are taking those rights and they will never give them back unless we make them. E ci hanno tolto questi diritti nel giro di poco, ci hanno detto ci vorranno solamente 2 settimane, poi sono diventati 3 mesi e invece guardate dove siamo arrivati, ci hanno preso tutti i diritti e non ce li ridaranno più a meno che noi non li pretendiamo indietro. And the Green Pass is their coup d'etat. The Green Pass is how they consolidate their power over your lives. E il Green Pass è il colpo di Stato ed è quello strumento che usano per togliervi i diritti. The Green Pass is not a public health measure. It is a tool for totalitarian control of your transportation, your bank account, your movements, every aspect of your life. Il Green Pass non è una misura sanitaria, è semplicemente uno strumento di controllo dei vostri movimenti, della vostra vita, del vostro conto in banca, uno strumento di sorveglianza. And this is not a new idea. This is the same idea that they used in Germany in 1937. They issued a pass for people that they wanted to control. E non è una nuova idea. Nel 1937 in Germania hanno usato la stessa cosa per controllare la gente, per tenerla. And when the South African apartheid government wanted to control the black population of South Africa, what was the most important thing they did? They issued a Green Pass. E quando in Sudafrica, durante l'apartheid, il governo voleva controllare la popolazione nera, che cosa fecero per controllarla meglio? Ovviamente inventarono un Green Pass. And I want you to ask all the people and the journalists and press who are here today, if the Green Pass is about public health, why is it being issued not by the health ministry? Vorrei chiedere a tutti i giornalisti presenti come mai, se il Green Pass è una misura sanitaria, non viene emesso dal Ministero della Sanità? It's being issued by the financial ministry. Do they think that we are stupid? Viene infatti emesso dal Ministero delle Finanze. Credono forse che siamo stupidi? Because this is a way to control your money. Once you have that Green Pass and they have the digital currency, if somebody tells you do not leave Milan and you go on a trip to Bologna, your money won't work in Bologna. If the government tells you don't buy pizza,
they can make it so your Green Pass won't buy pizza at a pizza store. They can control any aspect of your life. E con il denaro digitale potranno controllarvi tramite questo Green Pass. Se voi volete muovervi, viaggiare, spostarvi da Milano su Bologna e qualcuno decide che non dovete, non potete, il vostro denaro, la vostra carta di credito non verrà accettata a Bologna. Lo stesso se volete andare a un ristorante, andare a una pizzeria e qualcuno decide che non dovete andarci, la vostra carta non funzionerà in quella pizzeria. And they tell you that we need a green pass to make sure everybody gets vaccinated. But they admit the vaccine does not prevent transmission. The vaccine does not prevent you from getting the disease. The vaccine cannot stop the pandemic. So why do they need to get us vaccinated if the vaccine doesn't stop transmission? E così usano questo Green Pass e dicono per assicurarsi che tutti facciano il vaccino. Ma perché se il vaccino, loro dicono che ferma il contagio, ma così non è. Dicono che fermerà la pandemia, ma così non è. A che cosa serve allora questo Green Pass? A cosa serve averci tutti vaccinati? Now, I'm going to tell you, for 2 minutes, I'm going to talk about the vaccine. Vi parlerò di vaccini solo per 2 minuti. People say I'm against vaccines. I'm not against vaccines. I'm only against bad vaccines. La gente dice che io sono contro i vaccini. Io non sono contro i vaccini. Sono solamente contro i vaccini cattivi. And I'm not going to tell you what Robert Kennedy thinks. I'm going to tell you what Pfizer told the United States FDA. E ora non vi dirò cosa penso io, Robert Kennedy, vi dirò ciò che Pfizer ha detto alla FDA. Pfizer is the only company that has an approved vaccine in the United States. Pfizer è l'unica azienda che ha un vaccino approvato negli Stati Uniti. And Pfizer was supposed to have a 3-year study, but they cut it to 6 months. And then they gave vaccinations to all of the controls. E Pfizer avrebbe dovuto portare avanti uno studio clinico per 3 anni e invece l'ha tagliato, ridotto a 6 mesi. E inoltre ha poi dato il vaccino anche al gruppo di controllo. So why did they do that? Why did they end the study in 6 months? Perché hanno finito lo studio così in fretta nel giro di 6 mesi? Because they learned that the antibodies disappear in 6 months and the vaccine no longer provides protection. Perché hanno capito che nel giro di 6 mesi la protezione degli anticorpi svanisce. So they had to end it in 6 months. They could not do what they planned 3 years. E quindi hanno dovuto ridurre lo studio a 6 mesi. Perché? Perché il risultato non era quello che avevano pianificato su 3 anni. And then they took all of their records for that 6 months and they gave them to FDA. Hanno preso tutti i loro studi sui 6 mesi e li hanno dati alla FDA. The most important table is the table that tells you all-cause mortality. How many people died in the vaccine group? How many died in the placebo group during that 6-month period? That table is called S4. You can all look it up. Hanno mostrato questa tabella. La tabella più importante è quella delle morti totali per tutte le cause. E quindi i morti... I'm sorry, I'm lost. S4. S4, no, the two groups in the table. Scusate. Ok, yes, of course. Allora, quanti morti nel gruppo dei placebo e quanti morti nel gruppo che hanno preso il vaccino? Here's what the numbers say.
there were 22,000 people in the vaccine group. Over 6 months, one died from COVID. Del gruppo che ha preso il vaccino erano 22.000 e nei 6 mesi ne è morto uno. In the placebo group, the control group, there were 22,000 people, 2 died from COVID in 6 months. Sempre nei 6 mesi nel gruppo che aveva preso il placebo sono morti, sempre su 22.000 persone, sono morti 2 persone di Covid in 6 mesi. So that allowed Pfizer to tell the American public that the vaccine is 100% effective because 2 is 100% of 1. E questo dà diritto alla Pfizer di dire alle persone che questo vaccino è sicuro al 100% perché 2 sarebbe il 100% di 1? Most Americans and most Italians, when they hear that the vaccine is 100% effective, what they think is that if I take the vaccine, I have a 100% chance of not dying from COVID. Tutte le persone in Italia, in America, quando sentono dire che il vaccino è sicuro al 100%, capiscono che se mi faccio il vaccino io non prenderò mai il Covid. That's not what it means. What it means is they have to give 22,000 vaccines to protect one person from dying from COVID. No, non è questo il significato. La verità è che devono dare il vaccino a 22.000 persone per prevenirne una dalla morte, per prevenire una morte. What that means is they better make sure that the vaccine itself does not kill one person even, because if it kills one person, then you've canceled out the entire benefit. E quindi vuol dire che devono assolutamente sincerarsi che questo vaccino non uccida nessuno, altrimenti tutta la loro pianificazione va a gambe all'aria. Here's the important thing. In the vaccine group, 20 people died over 6 months from all causes. 20 people of the 22,000. Su 22.000 persone del gruppo vaccinati ne sono morte 20 people out of 22,000. Sono morte, scusate, 20 persone su 22.000. In the control group, only 14 people died of 22,000. Nel gruppo di controllo su 22.000 persone solo 14 persone sono morte. That means that if you take the vaccine, you are 48% more likely to die over the next 6 months than if you don't. Quindi ciò significa che se si fa il vaccino si ha il 48% in più di probabilità di morire che se non si facesse invece il vaccino. These are Pfizer's numbers, not mine. Questi sono numeri di Pfizer, non i miei. Here's how the people died. In the vaccine group, in the control group, one person died of a heart attack over the 6 months. Nel gruppo di controllo una persona è morta di infarto nei 6 mesi. In the vaccine group, 5 people died of heart attacks over the 6 months. Nel gruppo dei vaccinati 5 persone sono morte di infarto nei 6 mesi. That means if you get the vaccine, you have a 500% risk of a fatal heart attack within 6 months. Ciò vuol dire che significa che se fate il vaccino avete il 500% in più di probabilità di morire di infarto in 6 mesi. It also means significa anche that for every one person who is saved from dying of COVID, the vaccine is killing 4 people from heart attacks. Ciò significa che per ogni persona for every one person who dies from who does not die from COVID. Ok, per ogni persona che non muore di Covid, 4 people die from 4 persone muoiono di infarto per il vaccino. So
This is not a good public health policy. Questa non è una buona politica di sanità pubblica. Public health is supposed to save lives. La sanità pubblica dovrebbe salvare le vite. This is about control and controlling our society and controlling our children. Quindi qui stiamo parlando di controllo, controllare la nostra società e controllo anche sui nostri bambini. And the only reason that people don't understand what I just said and that people still support the vaccine is one reason: the manipulation of fear. E la vera ragione per cui le persone non capiscono quello che vi sto dicendo è che sono manipolate attraverso la paura. This is simple mathematics. Anybody can look it up. You look it up, you will be more scared of that vaccine than you are of COVID. È semplicemente matematica semplice, di base. Se guardate questi dati, vedete chiaramente che avete più probabilità di morire del vaccino che non del Covid. But the government and the pharmaceutical companies have a method for turning off people's brains so that they can no longer do simple mathematics. Ma sia i governi che le case farmaceutiche sono molto abili nel riuscire a mandare in confusione le persone, proprio mandare in confusione il loro cervello, in modo da non riuscire nemmeno più a fare dei calcoli molto semplici. And that device is fear. Fear stops us from exercising critical thinking. It allows us to believe that if we just do what we're told, that is the only way to save our lives. It's called the Stockholm Syndrome. And the captors, they lock down a whole country for a year, and people become grateful to their captors and think the only way we can leave here alive is if we have absolute obedience. È proprio la sindrome di Stoccolma, il fatto di sentirsi grati ai propri carcerieri, no? Questi governi chiudono un paese per un anno e attraverso la paura rendono impossibile alle persone di esercitare il proprio spirito critico e quindi si diviene quasi grati a qualcuno che ci controlla e che ci tiene al sicuro. I'm going to make one more point, and that's this. How many people here have heard of Event 201? L'ultima considerazione, quante persone qui conoscono l'evento 201? So, if you haven't heard of it, you should go look at it on YouTube. Event 201 was a simulation of a coronavirus pandemic that occurred in New York City in October of 2019. We now know that COVID was circulating in Wuhan on September 12th, 2019. So a month later, there is a simulated coronavirus pandemic in New York. Beh, dovreste cercare questo evento su YouTube. Si tratta di una simulazione di pandemia da coronavirus tenuta a New York nell'ottobre del 2019 e sappiamo ora con certezza che a Wuhan il virus già circolava al 12 di settembre 2019. And the people who came to that were the big social media companies, the media companies, and Johnson & Johnson, the biggest vaccine company, and it's hosted by three people. One, Bill Gates. Two, George Gao, who's the head of the Chinese CDC. And three, Avril Haines, the deputy director of the CIA. Ok, e questo evento è stato ospitato da
personaggi che conoscete sicuramente: Bill Gates, il capo della CDC Cina e un alto dirigente della CIA. E ovviamente erano presenti chi? I media, i grandi media e i grandi social media. And Avril Haines is today the top #1 spy in the United States. She is the head of Joe Biden's National Security Agency. So she went from Event 201 to becoming the top spy in our country. What's her name again? Sorry? Avril Haines. And Avril Haines, che è un altissimo dirigente della CIA, è diventata praticamente la dirigente dei servizi segreti per il governo di Joe Biden. Now, raise your hand if you knew that the CIA is a public health agency. E alzate la mano se sapevate che la CIA è un'agenzia di sanità pubblica. It came as a surprise to me. Ha sorpreso perfino me. Because the CIA does not do public health. The CIA does coup d'etats. Perché la CIA non si occupa di sanità pubblica, la CIA si occupa di colpi di Stato. Between 1947 and the year 2000, the CIA was engaged in 73 coup d'etats, most of them against democracies. 1/3 of the countries in the world. Tra il 1947 e il 2000 la CIA è stata coinvolta in 73 colpi di Stato in moltissimi paesi del mondo. Un terzo dei paesi del mondo. And if you look at Event 201, there was no discussion of public health. Nobody was talking about how do we get vitamin D to all the people? How do we get people to lose weight? How do we make sure they eat good food? How do we find repurposed medicines to treat people? How do we quarantine the sick? How do we preserve constitutional rights? Not a word was said about public health. E durante questo evento 201 non è stata spesa una parola sulla sanità pubblica, sulle misure preventive, sulle misure di per esempio come prevenire la malattia attraverso buone politiche sull'alimentazione, come aiutare le persone a perdere peso, come quarantinare le persone fragili. Nulla di tutto ciò è stato minimamente preso in considerazione. Instead, what they were talking about is how do we use the pandemic as a pretext to clamp down totalitarian controls and to deconstruct democracy. Invece, tutta la discussione è stata incentrata su come usare la pandemia per esercitare un totalitarismo totale e ridurre drasticamente i diritti democratici. They spend 1/4 of the day talking about how to make sure nobody's allowed to spread the rumor that the coronavirus pandemic is laboratory generated. This is October 2019. E sempre nell'ottobre 2019, hanno speso un quarto, il 25% del tempo per architettare come non far trapelare che questo coronavirus era un virus di laboratorio. And they talk about how to lock down the population, how to force them to take experimental vaccines, how to make sure that black people don't start resisting. Because in our country, blacks are very suspicious of the medical establishment, and they were deeply concerned about that resistance. E inoltre si sono più che altro preoccupati di come esercitare, come approntare questi lockdown, come togliere diritti e come far sì che
la popolazione nera degli Stati Uniti d'America non si opponesse, perché loro storicamente sono molto diffidenti verso le case farmaceutiche e questi trattamenti. And when I researched my book, what I learned was that this event 201, was not a one-time occurrence. We found 20 separate pandemic simulations beginning in 2000. Quando ho fatto ricerca per scrivere il mio libro, ho scoperto che questo evento 201 non è stato un singolo evento, ma ne ho trovati molti altri, almeno 20 altri. The one thing they had in common, most of them, Bill Gates was involved in, Tony Fauci was involved in, but everyone, the CIA was involved in. The CIA wrote the script, high-level CIA officials participated in every one of those pandemic simulations. E chiaramente i registi erano Tony Fauci, Bill Gates e alti dirigenti della CIA. La CIA scriveva il copione e loro lo mettevano in atto. And they involved hundreds of thousands of people. They were conducted secretly. They used frontline workers, and they were training police and hospital systems and utilities in Europe, in Italy, in Germany, in Canada, Australia, all at the same time to do a response to a pandemic. But it was not a public health response. It was a response to use the pandemic for something else. E in molti paesi, Canada, Italia, Stati Uniti, molti altri paesi simultaneamente hanno messo in atto questi eventi ripetutamente in cui impiegavano centinaia di migliaia di lavoratori, first responders, sanitari, poliziotti, e il fine ultimo non era una preoccupazione di salute, ma era qualcos'altro. So they practice again and again and again how to use the pandemic as a pretext for imposing totalitarian controls and for obliterating liberal democracy across the planet. E così hanno usato questa pandemia come uno strumento per imporre un totalitarismo che cancellasse tutti i diritti democratici su tutto il pianeta. And one of the experiments that they used, they found, called the milligram experiment. It was a CIA experiment in 1967. And what the CIA found is if a powerful medical official orders people to do something wrong, that in something that violates their conscience, that violates their basic values, 67% of people will obey authority over their values. E nel 1967 hanno fatto un esperimento, il Milligram Experiment, in cui hanno scoperto che se un'autorità sanitaria diceva alla popolazione di fare un qualcosa che violava i loro valori, la loro coscienza, il fatto che lo dicesse un'autorità sanitaria comunque ha spinto il 67% delle persone a calpestare i propri valori, la propria coscienza e a fare ciò che gli veniva detto. And 67% of the people will be hypnotized by fear into obeying a position of authority, a figure of authority. Il 67% delle persone impaurito diventa va come sotto ipnosi e ubbidisce a ciò che l'autorità gli impone. 33% of the people will not obey. And you are the 33%. E il 33% delle persone il
33% delle persone invece non ha obbedito e voi siete quel 33%. And our job is to go out from here today and reach out to our brothers and sisters, the people who are still hypnotized, and tell them that we are going to fight for their freedom until they're able to fight for it themselves. E ciò che dobbiamo fare oggi è andare dai nostri fratelli, dalle nostre sorelle, dalle persone che sono ancora sotto questa ipnosi, a dirgli che noi combatteremo per la loro libertà fino a che loro non saranno in grado di farlo da sé. And we need to reach out. We need to reach out when we leave here today to all of our brothers and sisters, the 67% who are still hypnotized. And we have to tell them that you need to love your freedom more than you're scared of a germ. E quando adesso ci lasceremo, dobbiamo andare a dire a queste persone, al 67% di tutti noi, che devono imparare ad amare la loro libertà più della loro paura dei germi. This year we saw the destruction of the American Constitution. That Constitution was written by a group of people who understood that there are worse things than dying. La Costituzione degli Stati Uniti d'America, che è stata distrutta nel corso di quest'ultimo anno, è stata scritta da coloro che sapevano il valore della libertà. And they put their lives on the front line, their property, their careers, their livelihoods, to fight for freedom and to fight for those rights that we have lost in the previous 20 months. Il valore della libertà rispetto alla paura di morire, quanto era importante la libertà, e hanno messo in gioco tutto, il proprio lavoro, la propria vita, la propria tranquillità, la propria casa, tutto ciò a cui tenevano di più pur di salvaguardare la libertà. And now it's our job and now it is the job of everybody in this crowd to go out and fight back, to resist, 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 resist. E ora il dovere di ciascuno di noi è di resistere, 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 resistere. And to reclaim our government, to reclaim our lives, to reclaim our liberty for our children, for our country, and for all future generations. And I can tell you this, I will stand side by side with you, and that if I have to die for this, I'm going to die with my boots on. E dobbiamo resistere e riconquistare i nostri diritti persi, riconquistare la libertà, riconquistare la democrazia, riconquistarla per noi e per i nostri figli e le generazioni future. E io vi sarò di fianco in questo. Io, se devo combattere, combatterò fino alla fine e morirò con i miei